Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo. Innanzitutto, prima di iniziare, volevo salutare e ringraziare tutti gli ultimi nuovi iscritti. Ciao ragazzi, grazie di esservi iscritti al canale, di aiutarmi a supportare e a migliorare questo canale. Oggi parliamo di cosa importante. Tutte le nozioni che abbiamo visto dal primo tutorial fino ad adesso, bisogna memorizzarle, farle entrare nella mente, che diventino una cosa, un automatismo, ok? Per fare questo io ho usato un sistema, mi sono fatto un mio schema mentale che adesso vi farò vedere anche in tutto il passaggio di questo schema mentale. Dicevo, dunque, con questo schema mentale che voi potete anche variare, io me lo sono fatto per me come la penso io, così quando mi trovo in una certa situazione la mia mente è già pronta ad analizzare quella situazione e a cercare di risolverla, ok? Mi trovo una bile in una certa maniera, mi segno magari che il braccio devo tenerlo più in una maniera o nell'altra. Guardatevi tutto questo schema, così riuscite a capire cosa intendo dire. Questo metodo l'ho chiamato metodo Hypersonic, perché mi piaceva il nome, allora ho detto metodo Hypersonic. Allora, in questo metodo secondo me le cose fondamentali sono queste. Innanzitutto quando si gioca bisogna essere, per cosa ho capito, concentrati e consistenti. Concentrati perché è un gioco di concentrazione e consistente perché lo dicono gli americani che bisogna essere efficaci, determinati, pratici. Dunque mi sono basato su queste caratteristiche. Un'altra cosa è che per proiettarsi, per fare secondo me un buon allenamento, io ho questa filosofia qui, che quando non gioco a biliardo penso al biliardo, ok? Quando invece gioco a biliardo non penso al biliardo. E quando gioco ho un sistema mio che praticamente parlo con me stesso, parlo diciamo al biliardo. Questo l'ho imparato da guardare dei tutorial di Michele Cosci, un in gamba, un ragazzo che mi piace molto, questo gioca all'italiano. E parlava di, seguivo i suoi tutorial e diceva che bisognava parlare al biliardo. Io allora ho capito cosa voleva dire, praticamente parliamo noi stessi. Il biliardo praticamente è come ci dicesse quando facciamo un errore ce lo fa riconoscere, perché noi fondamentalmente dentro di noi sappiamo quando abbiamo sbagliato qualcosa, quando abbiamo fatto un tiro lungo, un tiro più corto, un errore su un effetto, su un altro colpo. Dunque questo ci serve mentre si gioca a trovare quella concentrazione, secondo me. Quando si gioca c'è anche parecchie distrazioni, che magari uno si deconcentra per, non so, del rumore, per mille cose. Allora una cosa fondamentale per eliminare queste distrazioni, quando si gioca ho notato che si tende a distrarsi, perché magari subentrano, non so, dei rumori, subentrano dei movimenti, delle distrazioni che noi a volte si tende a dare colpa, non ci fosse stato quel rumore, non ci fosse stato quello, io non avrei sbagliato. Allora, per eliminare queste distrazioni, io quando tiro, quando gioco, nel momento in cui tiro, penso al piacere che mi fa a fare quel tiro, che nell'eseguire quell'azione. Do molta importanza alla biglia, mi piace molto andare a guardare il millimetro, cerco di concentrarmi esclusivamente sull'azione e trovare piacere. Automaticamente mi tolgo tutte le distrazioni, cioè riesco abbastanza a rimanere concentrato. Ho anche l'abitudine, una buona abitudine, che quando gioco io conto, cioè mi metto a contare, tipo faccio un tiro, avendo, come avete guardato nei tutorial passati, mi sono numerato le biglie, l'orario, che io penso alla forza che devo dare, gli ho dato un numero, allora inizio a dire forza 3, effetto a destra 2, leggermente in alto,
facendo quel meccanismo mentale lì riesco parecchio a stare concentrato mentre gioco e quello mi fa molto piacere, mi trovo molto bene. Quando invece subentra la stanchezza mi concentro esclusivamente sul respiro, cioè cerco di non disperdere energie. Questo è quello che penso durante non so, una partita con qualcuno, ok. Cerco di, se sono stanco, se non sono concentrato, che vedo che ho qualche problema, di concentrarmi esclusivamente sul respiro e sull'azione. Io vi dico queste cose qua che poi ognuno se le adatta, se le può pensare a proprio modo, perché ovviamente la mente è molto complicata, in ognuno di noi è differente. Io vi posso dire quello che provo io, la sensazione, come ho risolto alcuni dei miei problemi. E poi alla fine, quando magari si sbaglia un tiro, niente, mi faccio una risata, che quella vediamo che se la fa anche Efren Reyes, è un gioco, si sbaglia e niente, penso a divertirmi, a non peggiorare la situazione, perché tanto con una rabbia per un errore sarebbe peggio. Cerco di perdonarmi l'errore e lasciar perdere, via, e vado avanti. Poi un'altra cosa anche che è necessaria, secondo me, questo è un motto che è necessario per tutti, per qualunque cosa, è improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo. Quel detto che ha detto Clint Eastwood nel film, che lui era il sergente Ganni. E allora quel detto lì mi ha colpito e praticamente cerco di usarlo in qualunque cosa della vita. L'aspetto mentale per me è questo. Poi, prima di iniziare, mi sono fatto questo schema che ho in testa. Inizio con la prova biliardo. Come abbiamo già visto in video passati, come si esegue la prova biliardo. Allora io ho il primo schema che mi passa in mente, prova biliardo. Seconda cosa, quando si inizia a giocare c'è una strategia, perché si apre magari un castello e subito si sceglie la strategia, se un attacco o una difesa. Valuto, di solito la mia abitudine è valutare 3-4 biglie avanti, valuto e calcolo cosa può accadere e poi non penso però a queste prossime 3 biglie, cioè mi concentro esclusivamente sulla biglia, cioè le valuto 4 avanti ma poi non penso più alle 3 avanti, ok? Valutarne 4 per non pensarne a 3. Cerco di farmi un calcolo della percentuale di riuscita approssimativo per avere una buona idea, non sottovalutare il tiro. E poi si cerca sempre nella strategia, che ne parleremo poi nei mini tutorial verso gennaio più avanti, ok, finiti questi. Cerco di capire la strategia e di cercare sempre l'imbuto, come in uno dei vecchi tutorial che avrete senz'altro visto. Cerco di entrare in questo imbuto per avere una posizione ottimale per poter imbucare e uscire soprattutto con la biglia battente con facilità. Quando invece le cose si complicano, la prima cosa che cerco di fare in un tiro, se non posso fare proprio quello che voglio, è di cercare di raggiungere con la biglia battente bianca il centro del tavolo. Così dalla posizione del tavolo centrale si riesce a, diciamo, a governare il gioco, aver sotto controllo la situazione. Prima di partire su un tiro mi do l'obiettivo. L'obiettivo per me, mi ripeto, biglia in buca e posizione battente. Quello mi dà la determinazione per arrivare a fare la buca e posizionare la biglia battente o perlomeno provarci dove uno riesce, dove uno vuole. Io uso quella tecnica lì. Mentre invece se scelgo di non attaccare ma scelgo un tiro di difesa, cerco di giocare facile e con fantasia. Secondo me il tiro di difesa probabilmente ha anche più fantasia che il tiro d'attacco, perché è un tiro che ti offre diverse opzioni, puoi cambiare proprio dare una svolta a una partita. E allora mi concentro su quelle due cose lì, facilità e fantasia. Lungo una partita è buono fare un'autoanalisi non troppo lunga, proprio qualche secondo, sulla posizione del corpo, se è tutto corretto, cioè prima di andare in mira mi faccio una piccola autoanalisi, ok, il braccio a posto, la posizione delle gambe a posto, il ponte a posto, il mio gomito anche,
controllo tutte queste cose, sono pronto per effettuare il tiro, mi faccio una breve autoanalisi che è proprio una cosa di 3-4 secondi e l'obiettivo di questa autoanalisi è essere stabili, immobili e allineati. Stabili perché bisogna essere ben stabili, immobili, è normale, proprio non bisogna muoversi, e allineati per essere ben allineati col tiro. Lì potete andare poi a vedere i video dei trick shot, dei tutorial che parlo dell'allineamento, che vi spiego. Io andando avanti con questo processo mentale qua, che me lo sono scritto, mi trovo molto bene. Poi entro nella mia testa nella fase di mira che praticamente preparo il mio assetto. 2 respiri, 3 al massimo e si va giù, ok? Poi ho tutta una serie di appunti, nella mente mi scatta, secondo il tiro, la forza, cosa devo fare con la forza? Devo regolarla, allora calcolando la forza, quanta ne devo dare, inizio a contare, dico forza 7, allora lì si prende altre valutazioni, se la biglia è tanto tagliata, ovviamente la velocità della biglia bisogna fare attenzione perché aumenta la velocità della nostra biglia battente, allora si fa quei calcoli lì. Questo è il primo processo che penso alla forza. Il secondo processo che penso è all'effetto e alla rotazione. Quanto effetto devo dare oppure quanta rotazione su questo tiro? Penso un attimino veloce, ma tutte queste cose vengono in velocità incredibile, praticamente in 3 secondi si ammucchiano tutte queste nozioni qua che mi sono fissato in testa. Devo fare un retro o uno stop shot, allora calcolo questo. Secondo cosa mi entra? La caratteristica del tiro che ho bisogno, nell'arco di 3-4 secondi riesco a capire come voglio fare il tiro. Non voglio anche dilungarmi più di tanto a pensare perché sennò poi si tende anche a sbagliare. Se uno però le ha ben preparate con un metodo che è scritto, che si è fatto il disegno della sua mente, tutto questo imparato a memoria, dopo un po' di volte viene in automatico. Penso poi a compensare il secondo passaggio, la scaletta e compensare il timing, come partire con la stecca e l'allineamento per tenere la stecca allineata. Valuto anche questo. Su ogni pezzo praticamente un tiro a lunga distanza, automaticamente questo tiro ha altre caratteristiche. Bisogna tirare senza facendo un brandeggio corto alla stecca, perché così non si scompone. Automaticamente quando uno vede il tiro dice questo è un tiro a lunga distanza, ok, brandeggio corto. Oppure ti trovi di fronte a un tiro in bucare di sponda, sì, ok, effetto ad andare, perché avevamo parlato in quel video lì della naturalizzazione della biglia che dobbiamo imbucare con quell'effetto lì. Allora mi entra già in automatico un breve disegno con queste caratteristiche, praticamente come avere un computer. L'ultima cosa è l'ultimo millimetro, quello che si fa all'ultimo millimetro sarebbe un po' come dire non avere più 2 occhi ma usare il terzo occhio, essere illuminati. Scusate, essere illuminati, cioè avere la sensazione proprio che la stecca sia una prolunga del braccio, che gli fai fare cosa vuoi, che pure all'ultimo millimetro decidi di cambiare magari quello che avevi impostato perché ti sei accorto che e la guidi dentro. Bisogna praticamente parlare, secondo me, molto con se stessi, con il biliardo. E lui ci dice cosa abbiamo sbagliato, però andare a cercare anche l'interiore in questa cosa qua. E tutte queste cose, durante l'allenamento, tante volte, non tutte, però non sempre, le ripeto ad alta voce, cioè mi metto lì, dico, parlo ad alta voce proprio nell'allenamento che faccio, perché parlando ad alta voce tutte queste nozioni mi entrano in automatico, viene un po' come, non so, come dire, come, non so, cantare una canzone, ti viene in automatico, a memoria, ti viene tutto naturale. Facendo quello riesci praticamente ad arrivare al punto che non pensi e fai in automatico e arrivi che respiri solo più, fai 2 respiri, vai giù e tiri. 2 respiri, vai giù e tiri, dici che bello, mi sto rilassando, sto facendo come uno che fa yoga che si rilassa.
Io praticamente do 2 respiri, vado giù e tiro, ma che bello, mi sono rilassato, ho fatto un bel tiro, oppure l'ho sbagliato, aspetta, lo riproviamo, lo rifacciamo, lo andiamo a rianalizzare in un'altra maniera, oppure poi può capitare, perché non si è mai nella stessa condizione fisica, mentale. Ok ragazzi, questo video qua per oggi è finito. Se avete delle domande o volete delle informazioni, ok, fatemi sapere, fatemi anche sapere se avete avuto dei miglioramenti anche su questo aspetto qua mentale di memorizzazione di questo metodo che io mi sono studiato, perché ho scritto tutta questa roba, poi l'ho divisa in quadrati, che praticamente c'è la mente si divide e c'è le varie soluzioni e ti entrano in automatico e anche in velocità, che secondo me ci mette anche meno comunque a imparare a giocare a un discreto livello, via da divertirsi, ok? Ragazzi, vi saluto tanto, buon biliardo, solo biliardo, sempre biliardo. Ciao raga!